Ciao ragazzi, e se vi dicessi che potete ottenere uno star trail da una singola foto, cioè una foto come questa si può trasformare tranquillamente in una foto come questa, con un solo click, beh allora state sul mio canale oggi in questo video perché vi faccio vedere proprio come fare. Vi mostro un piccolo tutorial, un piccolo trucchetto per effettuare questo genere di scatti. Se non l'hai ancora fatto però ti raccomando iscriviti al mio canale YouTube, attiva la campanellina delle notifiche per vedere gli ulteriori tutorial che arriveranno proprio qui su. Se guardi questo video potresti o sapere che cos'è uno star trail oppure non saperlo. Se sei tra quelli che lo sanno allora possiamo proseguire, ma un attimo solo perché devo spiegare ovviamente a chi non conosce che cos'è lo star trail velocemente che cosa è. In pratica vedete che lo star trail non sono altro che una fotografia paesaggistica, solitamente ovviamente fatta di notte perché devono esserci appunto le stelle, e sono una somma di scatti ottenuta da fotografie impostate a una certa durata che poi vengono sommate tra di loro con un programma di post-produzione, e quindi dopo un processo lungo che può durare veramente anche ore solo per la fase di scatto si riesce ad ottenere questo benedetto star trail. Ma quindi se non hai tempo e non hai voglia di stare ore e ore per ottenere questo effetto, ma magari sei un po' di fretta, fai un solo scatto bello con le stelle che si vedono in un cielo bello stellato, ovviamente con tutte le impostazioni di fotocamera e quant'altro. A proposito, se non conosci le basi della fotografia, ti ricordo il mio corso base di fotografia che trovi qui sotto in descrizione, è ancora in sconto, quindi se fossi in te approfitterei subito dell'offerta perché costa veramente pochissimo. Quindi una volta che hai ottenuto questo star trail, quindi una serie di 400-500 foto magari per ottenere un buon risultato, dobbiamo andare poi in post produzione ad elaborare tutto con un software. Ma quello che faremo oggi è avere solo una unica fotografia fatta bene, vi ho detto, e poi basta andare in Photoshop e vabbè, faccio prima a dirtelo, quindi vieni qui con me nel programma di post produzione e andiamo ad elaborare la fotografia. Eccoci qua, siamo nella nostra tavola di lavoro di Photoshop. Quello che dobbiamo andare a fare quindi è evidenziare qui a destra la palette dei livelli. Facciamo subito la prima cosa, che è quella di duplicare il livello di sfondo, in modo quindi da averne esattamente due identici. E adesso dobbiamo andare a fare una cosa molto molto importante. Andiamo sullo sfondo copia, tasto destro del mouse, e andiamo a convertirlo in oggetto avanzato. Quindi ve lo faccio rivedere, tasto destro, converti in oggetto avanzato. In questo modo possiamo fare moltissime cose, ma non è l'argomento di questo video specifico. Quello che però appunto dobbiamo andare a fare adesso è entrare nell'oggetto avanzato. Come si fa? Si clicca due volte proprio all'interno di questa iconcina. Vedete che infatti si è creato questo sorta di disegnino all'interno del nostro sfondo copia. Infatti se clicchiamo due volte, usa il profilo incorporato, si apre un'altra fotografia. Vedete infatti, se andiamo a sinistra abbiamo la nostra foto originale, la nostra prima fotografia. Si è aperto in un'altra palette qui in alto un altro livello, che è quello proprio il livello di oggetto avanzato. Cosa dobbiamo andare a fare quindi a questo punto? Beh, andiamo qui in alto nelle azioni. Questa è la palette azioni che appunto viene caricata. Dobbiamo andare ad aggiungere un predefinito che vi è proprio all'interno. Come si fa? Basterà andare col tasto sinistro del mouse qui sopra, cliccarci una volta. Cosa possiamo fare? Fare delle nuove azioni, un nuovo set, duplicare, eliminare altre opzioni che ci sono qui, ma quello che ci interessa a noi è assolutamente scie di stelle. Andiamo quindi a cliccare su scie di stelle. E poi dopo la cosa importante che dobbiamo andare a fare è andare a dargli il play all'azione. Vedete che si crea la cartella scia di stelle. Da questo punto la espandete, andate sulla prima voce rotazione scie di stelle e qui sotto andate nel pulsante play. Cosa consente di fare il pulsante play? Consente di fare a Photoshop appunto delle azioni predefinite
che solitamente dovreste fare voi manualmente, ma vi porterebbe via veramente tanto tempo. Photoshop ci aiuta e non poco con questo tipo di azione, ma ci sono veramente mille milioni di azioni che si possono fare. Magari una volta vi porto un video dedicato su quelle che uso io, soprattutto quando vado a fare della fotografia di ritratto a delle modelle o quant'altro, e quindi clicco play, aspettiamo, vedete che il tutto si sta elaborando, e da solo Photoshop appunto in questo momento ha creato la nostra scia di stelle. Infatti cosa ha fatto? È andato a ruotare ovviamente l'immagine, e l'effetto che a noi interessa ovviamente però dovrà essere solamente questo qui in alto. Adesso cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo a chiudere lo sfondo, quindi clicchiamo la X qui in alto e salva, e vedete che cosa è successo. È successo che c'è il nostro livello sfondo, infatti se io lo tolgo, quello che abbiamo appena modificato, al di sotto vi è sempre la nostra fotografia, al di sopra ovviamente c'è il nostro livello che abbiamo appena modificato. Cosa dobbiamo andare a fare sfruttando la nuova funzionalità di Photoshop, che è la selezione di oggetti? Infatti vedete, se andiamo qui in alto, strumento, selezione, oggetto, oppure attivabile con il tasto W, ecco qui, se voi cliccate proprio sulla foto col tasto sinistro, vedete che ricomincia a rielaborare un po' il tutto e fa un'analisi proprio della nostra fotografia. Che cosa fa questo strumento? Va a fare appunto delle preselezioni. Quello che si colora di viola è quello che abbiamo attivo, vedete se mi sposto in basso va a farlo verso il basso. Possiamo andare a migliorare un po' anche la nostra selezione. In questo caso non ha preso benissimo la parte del cielo in alto, basterà cliccare la freccia verso l'alto, andare a selezionare la parte che vogliamo per aggiungerla appunto alla selezione, ed ecco qua che in un secondo abbiamo la nostra selezione in maniera perfetta. E adesso cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare ad eliminare l'effetto scia di stelle dalla parte bassa della fotografia. Come andiamo a fare? Semplicemente tasto maschera, e guardate in un secondo cosa è successo. Siamo andati proprio a eliminare l'effetto qui nella parte sotto, in modo che quindi riusciamo ad avere le nostre stelle tipo appunto scie di stelle, e la parte in basso invece no. Quindi veramente in un attimo abbiamo fatto questa fotografia, quindi questo Star Trail ottenuto con una sola fotografia. Hai visto quindi quanto è stato semplice ottenere questo risultato? Se ti è piaciuto questo video condividilo e soprattutto lascia un like e un commento qui sotto, perché per me è veramente importante. Io ti ringrazio per essere restato con me fino alla fine di questo video, noi ci vediamo al prossimo tutorial, ciao ragazzi!